Signore e signori, buon ascolto. È venerdì 7 agosto 1925. Con l'edizione odierna del nostro bollettino volgiamo lo sguardo a tre storie emblematiche di questi giorni. La guerra che infiamma le montagne del Rif, le tensioni politiche in Sicilia attorno alla figura dell'onorevole Orlando ed infine due drammi sentimentali consumatisi tra le vie di Roma. Questa mattina in redazione ci sono arrivati fogli da tutta Europa. Da Torino a Roma, da Parigi a Madrid, con le edizioni del giorno della Stampa, l'Avanti, il Giornale d'Italia, il Popolo d'Italia, l'Impero e il Messaggero. Ma anche i grandi quotidiani parigini, Le Figaro, l'Humanité, Le Matin, Les Annales Coloniales e dalla Spagna una selezione di voci contrastanti, da El Mundo a El Parlamentario, passando per El Universo e Las Canarias. Il primo titolo che tiene banco ovunque riguarda la guerra nel nord del Marocco, dove le truppe francesi e spagnole sono impegnate contro le milizie della Repubblica del Rif, guidate da Abdelkrim, ex funzionario del governo spagnolo, ormai figura centrale del nazionalismo berbero. La guerra è incominciata nel 1921 come questione coloniale spagnola, ma da alcuni mesi anche la Francia ha impegnato uomini e mezzi. Ed ora sulle colonne dei giornali si parla di trattative, di smentite, di proposte di pace, ma anche di nuovi bombardamenti, di truppe ammassate, di manovre militari che si annunciano decisive. La stampa francese si mostra divisa. Il quotidiano governativo Le Matin fa trapelare l'esistenza di proposte franco-spagnole recapitate ad Abdelkrim tramite emissari arrivati a Tetuan, città sotto controllo militare spagnolo, e destinate a stabilire un'autonomia del Rif, però sotto la sovranità religiosa del sultano del Marocco. La Francia, secondo queste indiscrezioni, fornirebbe i quadri militari per la futura forza di polizia indigena, mentre le potenze firmatarie del trattato di Algeciras, Italia compresa, dovrebbero approvare il nuovo assetto territoriale. La zona costiera verrebbe così spartita tra la sfera francese e quella spagnola, con Tangeri a fare da punto di equilibrio. Ma lo stesso giornale riconosce che l'intera operazione resta fragile. Le proposte non sono pubbliche. Parigi attende l'accordo di Madrid e nel frattempo le voci si moltiplicano. Di tenore opposto l'Humanité, organo della sinistra comunista, che definisce il piano di pace una mascherata imperialista e denuncia l'invio di nuove truppe e nuovi cannoni. Abdelkrim, scrivono, è messo con le spalle al muro da condizioni volutamente inaccettabili. Intanto Le Figaro, di tono conservatore, esprime una certa cautela, ma registra con favore i progressi delle truppe francesi nei dintorni di Fez. Ma è sulle pagine dell'Impero e delle Annales Coloniales che si coglie la chiave geopolitica del momento. Il quotidiano romano descrive l'intera impresa come una lotta non solo per il prestigio, ma per il controllo di risorse strategiche, bestiame, frutta, grano e soprattutto i fosfati. Su questo tema insiste anche il periodico francese, l'espressione di ambienti nazionalisti e colonialisti, che elenca con dovizia di cifre la ricchezza mineraria del Marocco. Il giacimento di Kuriga, tra Casablanca e Ouezzem, viene stimato in 25 miliardi di tonnellate, una ricchezza, si legge, il cui valore supera il totale dei debiti pubblici della Francia. In questo scenario l'Italia, si dice, non può più essere esclusa dal consesso coloniale. Il giornale, che rappresenta ambienti nazionalisti e imperialisti, individua nel regime fascista un potenziale alleato, utile, per formare un blocco europeo contro il bolscevismo, il pericolo islamico e quello asiatico. Ma al tempo stesso denuncia l'insoddisfazione italiana per l'attuale spartizione del Nord Africa. Roma, insomma, sarebbe pronta a collaborare, ma solo se le sarà riconosciuto un vero ruolo da potenza mediterranea. E la stampa spagnola? Le reazioni da Madrid, da El Mundo, El Parlamentario e l'Universo sono nette e sprezzanti. Quelle condizioni di pace, scrivono, non esistono. Si tratta di invenzioni, simulazioni, tendenziosità. Il generale Jordana, comandante spagnolo nella regione del Rif, smentisce ogni trattativa. Fonti ufficiali parlano di
laborantismo, così lo definiscono, messo in atto da chi vuole minare la cooperazione franco-spagnola sancita nell'ultimo convenio di Madrid. I bollettini ufficiali parlano di tranquillità nel settore spagnolo e insistono sull'unità di intenti con Parigi. Una guerra, dunque, che non si combatte solo sui monti marocchini, ma anche sulla carta stampata, e che, a leggere i giornali di oggi, sembra ben lontana dalla pace. Volgiamo ora lo sguardo alla vita politica del nostro paese, dove dalle urne municipali di Palermo salgono segnali che vanno ben oltre i confini cittadini. E tornano a farsi sentire nomi illustri di un'altra stagione. Fra questi quello di Vittorio Emanuele Orlando, giurista, patriota, già presidente del Consiglio durante la Grande Guerra. Eletto nel 1924 tra le fila del listone nazionale, Orlando si è da tempo allontanato dalla linea del governo, assumendo una posizione sempre più critica dopo il delitto Matteotti. Ma ora, dopo la sconfitta subita nella sua Palermo, intorno a lui cala un silenzio pesante. Aveva tentato di guidare un'ultima resistenza liberale, capeggiando una lista d'opposizione alle recenti elezioni comunali. Un gesto simbolico, forse, ma la risposta delle urne è stata netta. La lista governativa ha prevalso con oltre 20.000 voti. L'opposizione si è fermata a 16.000, i comunisti pressoché inesistenti. Colpisce soprattutto la scarsissima affluenza, un'apatia elettorale che pare specchio di un'epoca in cui il cittadino è sempre meno chiamato a scegliere. E su queste elezioni i giornali fascisti si spingono oltre. L'Epoca parla chiaramente della necessità di una riforma degli enti locali. Non si può, scrive, applicare due diverse dottrine di rappresentanza, una per lo Stato fascista, l'altra per comuni e province. Il sistema individualistico del voto municipale appare ormai in contrasto con lo spirito organico ed unitario dello Stato. Così, la sistemazione del comune, si legge, diventa il corollario naturale del nuovo Stato fascista, gerarchico e centralizzato. La stessa partecipazione locale viene quindi messa in discussione. In questo clima torna protagonista Orlando. Alcune voci raccolte da Lavanti lo danno pronto alle dimissioni da deputato, forse già domani. Nessuna smentita da parte sua, solo silenzi. E una lettera, lunga, forse polemica, sarebbe in arrivo al presidente della Camera. Non si sa se sarà un addio o una protesta, ma resta il fatto che nel nuovo ordine che avanza le voci libere paiono ogni giorno più sole. E forse anche il tempo delle urne municipali, così come lo abbiamo conosciuto, sta per concludersi. Ed ora, gentili ascoltatori, lasciamo da parte i grandi scenari internazionali e volgiamo lo sguardo verso le cronache cittadine, dove talvolta si agitano drammi più silenziosi, ma non meno intensi. Il Giornale d'Italia di stamane riporta una notizia che ha scosso gli ambienti militari romani. Il capitano Francesco Della Rocca, 33 anni, in posizione ausiliaria presso il Ministero della Guerra, ha tentato ieri il suicidio con un colpo di rivoltella al petto. Il proiettile non ha raggiunto il cuore, fermandosi nel terzo spazio intercostale. Subito soccorso, l'ufficiale è stato trasportato all'ospedale. Nelle sue tasche, riferisce il giornale, sono stati trovati un pacchetto di lettere sigillato e la tessera da ufficiale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dall'uomo, ma tutto fa pensare a motivi sentimentali per il suo gesto. E poi un altro tentato suicidio, anch'esso motivato da un amore tradito, occupa le colonne sempre del Giornale d'Italia e anche quelle del Messaggero. La protagonista è Vincenzina Germani, 19 anni, residente in via Benito Mussolini numero 34. La giovane, sedotta e abbandonata dal calzolaio Giuseppe La Rosa, che inizialmente le aveva promesso un matrimonio e una vita stabile, si è gettata ieri verso le ore 18 sotto un tram delle vicinali. Il gesto, disperato, non ha avuto un esito fatale. Fortunatamente Vincenzina è stata soccorsa e condotta all'ospedale di San Giovanni. Entrambi i quotidiani sottolineano la delicatezza della vicenda. Il Messaggero parla di un nido promesso e mai costruito, mentre il Giornale d'Italia si sofferma sul crollo delle illusioni nella mente della giovane, ingannata da parole dolci e promesse mancate. Insomma,
Queste notizie parlano di due vite sospese, due ferite d'amore che si trasformano in cronaca e che ci consegnano, forse meglio e più dei grandi eventi, una testimonianza viva del nostro tempo. E con questo, cari ascoltatori, il nostro bollettino giunge al termine. Vi lasciamo ora alla normale prosecuzione delle trasmissioni. Buona serata.